Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Nel video di oggi facciamo un salto indietro nel tempo. Buon pomeriggio dal centro, ogni tanto la fortuna ci assiste. Ho trovato un posto con la striscia bianca, quindi non devo pagare il parcheggio. Allora, qui si possono prendere le grattachecche, però non fa così caldo da grattachecca. Ieri è stato il compleanno della città di Roma, che si chiama Natale di Roma, si dice Natale di Roma, e praticamente ieri la città eterna ha compiuto 2776 anni. Sono stati organizzati un sacco di eventi per festeggiare questo compleanno e adesso stiamo andando al Circo Massimo proprio per vedere che eventi ci sono. Andiamo a combattere? Sì, vai! Per celebrare il Natale di Roma, ogni anno il gruppo storico romano organizza degli eventi di rievocazione storica nel centro della città. Nello specifico al Circo Massimo, dove è stato ricostruito un accampamento romano. Allora, siamo in mezzo all'accampamento romano al Circo Massimo. Se avessi portato Famino qui sarebbe stato divertente. Avrei aggiunto un dettaglio storico a tutto l'accampamento. Il primo evento a cui abbiamo assistito è stato il gioco dell'Arpastum, l'antico calcio romano, antenato del rugby moderno. Lo scopo del gioco era portare la palla, riempita di lana o stoppa, oltre l'estremità del campo avversario. Era un gioco abbastanza violento, con scontri corpo a corpo che potevano portare anche al decesso dei giocatori. Allora, io sono in conflitto con me stessa. Aspetta che siamo contro sole. Perché si possono indossare questi costumi. Sì, l'elmetto. Esatto, lì stanno facendo indossare l'elmetto che è un sacco pesante e vorrei troppo indossarlo, ma in passato ho vissuto un trauma una volta in un negozio di accessori che adesso qui in Italia non esiste più fortunatamente. Ho provato un cappello perché volevo comprarlo e quindi ne ho provati alcuni e niente, fatto sta che mi sono presa i pidocchi. È stato un trauma, credetemi, quindi io da quel momento non posso più mettermi niente in testa. Questa è la storia divertente di oggi. In seguito abbiamo assistito ai combattimenti tra gladiatori e gladiatrici. Queste persone si allenano regolarmente nella lotta e provengono di solito da altri sport e altre discipline di combattimento. Sono dei veri e propri combattimenti in cui vengono utilizzate delle armi vere. Mamma si preoccupa. Sì. Buonasera. Sono a casa sul divano insieme al mio amore. È stato un pomeriggio molto intenso perché praticamente siamo state tutto il pomeriggio sotto al sole al Circo Massimo ad aspettare che iniziassero i vari eventi e abbiamo camminato parecchio perché poi abbiamo fatto una passeggiata e siamo arrivate fino a Trastevere e abbiamo fatto un aperitivo e niente, poi siamo tornate a casa per cena, però è stato abbastanza stancante. Però è stato divertente, non avevo mai visto dal vivo questi eventi, quindi è stato divertente. Domani ci sarà la parte seconda, perché domattina alle 11 c'è la parata, cioè la sfilata, di tutti i figuranti in costume. Parte dal Circo Massimo, fa la strada che passa vicino al Teatro Marcello, passa sotto il Campidoglio, poi passa per Piazza Venezia, poi prende Via dei Fori Imperiali, Colosseo e poi torna al Circo Massimo. Insomma, domattina vogliamo
ritornare al Circo Massimo per vedere tutti i figuranti che sfilano. Perciò domattina alzataccia, anche se è domenica, però va bene, lo faccio con piacere perché faremo una cosa divertente. E niente, quindi per il momento vi do la buonanotte, ci vediamo domattina. Giorno 2, stiamo vedendo un sacco di vestiti, di costumi stupendi. Il carnevale romano era la grande festa dei papi, inizia nel 1143 in periodo medievale, le feste si svolgevano a Testaccio, a Monte dei Cocci, che si riteneva monte sacro, si riteneva il monte che segnava le origini della fondazione di Roma. Il giorno seguente siamo tornati al Circo Massimo per assistere alla sfilata dei figuranti. È stato molto suggestivo, soprattutto quando ci siamo spostate nella zona del Colosseo. Abbiamo visto la partenza del corteo al Circo Massimo. Adesso siamo venute qui al Colosseo e ci appostiamo per vedere il corteo che ripassa da qua, perché volevo fare delle foto ai gladiatori, all'esercito, col Colosseo sullo sfondo. Vediamo se ci riesco. Che stanchezza. Mi si chiudono gli occhi. È stata una giornata intensa. Visto l'argomento di questo vlog, ho voluto includere dei filmati che ho registrato il 9 gennaio 2022. Quella domenica avevo deciso di cimentarmi nella preparazione di un dolce al miele molto diffuso nella Roma antica, in particolare nell'età imperiale. Si tratta di una ricetta del noto gastronomo e cuoco romano Apicio, che visse a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Mia madre sta facendo ostruzionismo, non vuole fare questa ricetta con me, tanto che si è messa a guardare un video sul suo cellulare con le cuffiette, perché non mi vuole dare retta. Non è vero! Ma come ti pare? Dimmi cosa. Allora, la ricetta che voglio fare è una ricetta di Apicio. No, ma io mi sa. Trovate questa ed altre ricette sul sito del Parco Archeologico del Colosseo. Vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. Per fare i dolcetti al miele di Apicio servono pochi ingredienti: farina, latte, olio di semi per friggere, miele e pepe per guarnire. Bisogna fare un impasto di farina e latte che poi bisogna stendere e lasciar raffreddare. Ma che sarai a fare? Un pancotto. Allora, adesso aspettiamo che si raffreddi questo impasto e vediamo che cosa esce fuori. Poi si taglia l'impasto a quadretti e si frigge. Quando i quadretti sono pronti si cospargono di miele e pepe. Ho tenuto questi filmati perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivata l'occasione giusta per condividerli. È stato però un vlog difficile da montare. Ho avuto un tonfo al cuore nel risentire la voce di mio padre. È giunto il momento della verità. Lo vuoi assaggiare? No. Come no? Adesso no. Allora vediamo. Sei prevenuto però. Vediamo, ok. Allora aspetta, vado prima io. Devo dire che non è male. È molto buono con il miele. Un goccetto di grappa. Ma la grappa, che c'entra Ma la grappa? l'impasto. Ma no, io ho fatto la ricetta di Apicio. Volevo fare una cosa divertente. Hai fatto bene a farla. Chiedilo a mamma, avrà un'altra risposta.
Amore, tu lo vuoi assaggiare? Sei l'unico. Sì, sei l'unico che mi chiede di assaggiare i dolcetti di Apicio. Non lo vuoi mangiare? Non lo so. Come non lo so? Scusami, allora raccogli bene il miele. Camilla non l'ha assaggiato? Sì, l'ho assaggiato, non te lo dico. Ah, buono. Io ho già pensato alla prossima ricetta di Apicio, Spero che questo vlog vi sia piaciuto e grazie mille per averlo guardato e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!